Guarda questi spaghetti, cremosi, avvolti in una salsa verde di asparagi selvatici, senza panna, senza niente, solo asparagi, padella e un passaggio che cambia tutto. E oggi ti faccio vedere esattamente come si fa. Ciao, sono Mirko di Sfizio Veg, il canale di ricette vegan veloci e facili da preparare. Questa è una di quelle ricette che aspetto tutto l'anno, perché gli asparagi selvatici li trovi solo in primavera e quando ci sono bisogna farli nel modo giusto. Si parte dalla crema di asparagi, che è il vero segreto di questa ricetta, ed è molto più semplice di quanto pensi. Poi ti faccio vedere un passaggio che fa tutta la differenza. Lavorare le punte degli asparagi a parte, così nel piatto hai la cremosità della salsa e i pezzetti interi che si sentono sotto i denti. E alla fine assembliamo tutto in padella con un ingrediente in più che non ti aspetti. Sì, perché è quello il momento in cui tutto si lega e c'è un dettaglio che se lo salti ti ritrovi con la pasta asciutta. Ma prima dimmi una cosa nei commenti: gli asparagi selvatici li raccogli tu oppure li compri? Sono curioso perché cambia molto anche come li pulisci e magari ci facciamo un video dedicato. Questi asparagi selvatici sono stati raccolti a mano nelle colline, me li hanno portati stamattina e già solo dal profumo capisci subito che è tutta un'altra storia rispetto a quelli comprati al supermercato. Se non lo sai, gli asparagi selvatici crescono spontanei tra i prati e nei boschi, solo durante la primavera. Sono più sottili rispetto a quelli coltivati e hanno un sapore molto più intenso. Durano pochissimo, quindi quando li trovi devi sfruttarli subito. La prima cosa da fare è lavarli bene, perché arrivano dalla terra e ovviamente possono esserci dei residui. Poi prendi un coltello o li spezzi direttamente con le mani. Togli la parte finale, quella del gambo, che è dura, un po' legnosa. La riconosci subito perché è chiara e se provi a piegarla non si spezza, resiste. Quindi la parte da eliminare è proprio quella che non si spezza. Una volta puliti, taglia gli asparagi a pezzetti, ma le punte tienile da parte. Quelle ci servono dopo e tra poco capisci perché. Adesso si entra nel vivo, perché quella che andremo a preparare è la crema di asparagi, che è il cuore di tutto il piatto. Quindi in una padella metti un filo d'olio, uno spicchio d'aglio e una foglia di alloro. Fai scaldare piano e lascia che l'aglio profumi l'olio senza però farlo bruciare. Quando senti quel profumo, versa dentro i pezzetti di asparagi e falli rosolare per qualche istante. Poi aggiungi un mestolo di brodo vegetale o della semplice acqua calda, perché gli asparagi devono stufare piano, non devono friggere. Metti il sale e del pepe nero e lascia cuocere per almeno 10 minuti a fuoco dolce. Se vedi che si asciuga troppo, aggiungi un altro mestolo d'acqua. Tienili sempre umidi, perché altrimenti dopo non riesci a frullarli. Il segnale che sono pronti è quando li tocchi con una forchetta e si sfaldano senza resistenza. A quel punto togli l'aglio, togli la foglia dell'oro e versa tutto nel bicchiere del frullatore o del mixer e frulli fino a ottenere una crema liscia e densa. Se serve aggiungi un goccio d'olio o di brodo per aiutare il mixer a frullare. Deve venire una crema che scivola, non un impasto. Fin qui hai il condimento principale pronto, ma è adesso che il piatto inizia a prendere forma. Ti anticipo solo una cosa: quando tra poco assembliamo tutto in padella c'è un passaggio che sembra banale, ma è lì che si decide se la pasta viene cremosa o asciutta, ma ci arriviamo tra un attimo. Quindi prendi un'altra padella, metti uno spicchio d'aglio e un po' d'olio e versa dentro le punte che avevi messo da parte prima. Aggiungi un mestolo d'acqua e cuocile per qualche minuto. Devono solo ammorbidirsi un po' ma restare croccanti. Ah, e a proposito di asparagi selvatici, se questo tipo di ricette di stagione ti piace e vuoi vederne altre, un like e l'iscrizione al canale mi aiutano tantissimo a capire che questa è la strada giusta. Adesso arriva il momento che tiene tutto insieme e se lo fai bene la pasta diventa cremosissima, quindi metti a bollire l'acqua, butta gli spaghetti e lasciali cuocere 2 minuti in meno rispetto a quanto è indicato sulla confezione. Devono essere molto al dente quando li versi in padella, perché lì continueranno a cuocere. Quando sono pronti, scolali e versali direttamente nella padella insieme alle punte di asparagi. A questo punto versa la crema di asparagi che hai preparato prima e aggiungi qualche pomodoro secco sott'olio tritato. Dà quella nota sapida
che alza tutto il gusto del piatto. Aggiungi poi un mestolo generoso di acqua di cottura direttamente in padella. Ed ecco, è proprio questo il momento chiave. Quell'acqua è piena di amido e quando la mescoli in padella con la crema a fuoco vivo, succede che si lega tutto insieme e diventa una salsa che avvolge ogni singolo spaghetto. Fai saltare tutto per un paio di minuti e vedrai che la pasta tira su la crema e diventa lucida, cremosa e super saporita. Ti basta solo una spolverata di pepe nero e un giro d'olio. Ti dico anche una cosa in più. Se ti dovesse rimanere della crema di asparagi, nessun problema. È perfetta anche spalmata su una fetta di pane tostato, tipo bruschetta. Inoltre ti dico che si conserva benissimo in frigo per un paio di giorni, quindi puoi prepararla anche prima e utilizzarla il giorno dopo. La ricetta di oggi, in pochissimi minuti e in pochissimi passaggi, senza nessun ingrediente strano, è un piatto che quando lo porti in tavola non sembra nemmeno vegano. Sembra solo buonissimo. Adesso fammi sapere nei commenti solo un'ultima cosa. La pasta con gli asparagi, la fai con la crema o li hai sempre saltati interi in padella? Te lo chiedo perché anche io prima di provare questa versione li facevo sempre così, ma quando ho scoperto la differenza non sono più tornato indietro. E anche oggi siamo giunti alla fine di questa strepitosa e buonissima video ricetta. E se ti è piaciuta, lascia un like e iscriviti al canale. Inoltre ti suggerisco anche di attivare la campanella, così non ti perdi i prossimi contenuti che pubblicherò qui sul canale. Grazie di cuore per essere rimasto fino alla fine. Noi ci vediamo alla prossima video ricetta. Intanto goditi la tua pasta con gli asparagi selvatici e fammi sapere com'è andata.